Oggi vorrei raccontarvi una piccola storiella per introdurre il piatto che stiamo andando a fare. Allora, voi dovete sapere che io sono nato e cresciuto in Sardegna, ma la mia famiglia in realtà è di origini siciliane. Infatti i miei genitori si sono trasferiti qui in Sardegna negli anni 60, alla fine degli anni 60. Il piatto che cucinerò oggi, che vi farò vedere oggi, è un piatto che mia madre cucinava spessissimo quando ero bambino, quindi risveglia in me una marea di ricordi interessanti, piacevoli, e quindi sono veramente molto contento di fare questo piatto oggi. Questo piatto in Sicilia si chiama pasta camudica, che altro non vuol dire che pasta con il pane, fondamentalmente con la mollica del pane. Allora, per questo piatto ci servono acciughe, pan grattato, prezzemolo, un pochino di peperoncino, dell'aglio, pasta, io ho scelto delle linguine, però potete usare anche degli spaghetti. Per questo piatto qui io consiglio comunque una pasta lunga, e dell'olio extravergine d'oliva. La primissima cosa che abbiamo bisogno di fare per questo piatto è tostare il pane. Quindi andiamo a accendere il fuoco sotto una piccola padella. Andiamo a mettere un paio di cucchiai di pane grattugiato, così. Aggiungiamo un filo d'olio, non tanto, non deve essere unto, e un pizzichino di sale. E facciamo tostare il pane finché non diventerà marroncino dorato, bruno. Ecco. Vedete, piano piano il pane inizia a essere un po', un po' dorato. Questo è il colore giusto. Bisogna avere un attimino di pazienza, perché se si fa con il fuoco troppo forte rischia di bruciacchiarsi e poi il piatto sarà un po' amarognolo. Così è perfetto. Qui possiamo spegnere e questa la mettiamo da parte. Possiamo iniziare subito a cuocere la pasta, quindi metto un po' di sale nell'acqua e buttiamo le nostre linguine. Ok. Poi prendiamo un'altra padella, la mettiamo sul fuoco e accendiamo. Adesso ci serve un filo d'olio, l'aglio, sempre solo schiacciato, un pezzettino di peperoncino, ma proprio poco. Non vogliamo che il piatto sia piccante, ma che abbia solo un pochino di aroma di peperoncino. E andiamo a sciogliere le acciughe nell'olio. In questo modo. Ecco fatto. A fuoco un pochino basso, non c'è bisogno di un fuoco troppo vivo. Questa è una procedura che va fatta con un po' di dolcezza. Vedete, le acciughe, nel momento in cui vengono fatte cuocere con l'olio, tendono a squagliarsi del tutto e a creare una vera e propria salsa, che è molto sapida, molto saporita. Infatti il dosaggio del sale è molto delicato in questo piatto. Aggiungo solo un pochino di sale nell'acqua della pasta e un pizzico di sale nel pane, ma nient'altro. Intanto che le acciughe continuano la loro cottura, io prendo un pochino di questo prezzemolo e vado a tritarlo. I gambi li mettiamo via per ora.
Ecco fatto. Ora aggiungo un goccetto d'acqua alla nostra salsina di acciughe. Perfetto. Guardate che bel colore. Bene, la pasta adesso è cotta, quindi leviamo l'aglio e il peperoncino dalla nostra salsa. Andiamo a scolare le linguine. Le saltiamo un pochino. Aggiungo un goccetto di acqua della pasta, proprio poca poca. Cosa facciamo ora? Aggiungiamo un pochino di pangrattato che andrà a asciugare i liquidi insieme all'olio e all'acqua, creerà una specie di cremetta densa, però non asciutta. Così. Un altro goccino d'acqua. E amalgamiamo per bene. Alzo un po' il fuoco. Ora aggiungo un pochino di questo prezzemolo. Un altro po' d'acqua, perché la consistenza è importante. Spegniamo il fuoco. Ecco fatto. Come potete vedere la pasta è diventata molto cremosa e ha un aspetto veramente fantastico. Questo colore beige mi ricorda proprio le mie origini, la mia infanzia. Il piatto è pronto, quindi andiamo a metterlo nel nostro bel piatto. Ok. Bellissimo. Poi prendiamo una spolverata di pane. Io andiamo a mettere su in questo modo. Un pochino di prezzemolo fresco alla fine. E per renderla un po' più saporita e lucida, un goccino d'olio crudo alla fine. Ecco fatto. Quindi questa è la pasta camudica, pasta con pan grattato, alici sott'olio e prezzemolo. Ragazzi, io me l'assaggio. Questo è il piatto preferito di mio padre, per esempio. Come dicevo prima, è un piatto che mia madre mi cucinava spessissimo e un piatto incredibile. Buon appetito!